Dunque, nel nostro viaggio attraverso il Vangelo di Luca abbiamo raggiunto la fine del lungo cammino di Gesù verso Gerusalemme. È arrivato. In groppa a un asino, Gesù cavalca dal Monte degli Ulivi verso la città di Gerusalemme, in cui una folla di persone lo acclama cantando «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore». Mentre Gesù avanza, la folla stende i loro mantelli sulla via. Sì, perché questo trattamento regale? Gli antichi profeti di Israele avevano promesso che un giorno Dio stesso sarebbe venuto sulla terra per salvare il suo popolo e governare il mondo. In altre occasioni i profeti avevano parlato della venuta di un re che, cavalcando, sarebbe entrato in Gerusalemme per portare pace e giustizia. Gesù sta quindi alimentando proprio quella speranza, ovvero che egli possa essere quel re annunciato, e tutti sono molto emozionati. Beh, non proprio tutti, per la verità. I leader religiosi pensano che Gesù costituisca una minaccia al loro potere e per questo motivo non sono affatto contenti della situazione. Ma, cosa ancora più sorprendente, Gesù stesso è affranto. Mentre si avvicina a Gerusalemme, comincia infatti a piangere. Come mai? Gesù sa quello che sta per succedere, sa che non verrà accettato come re di Israele e sa che Israele continuerà nel suo cammino verso la distruzione, trascurando i poveri e fomentando la ribellione contro gli oppressori romani. Sa anche che, in ultima analisi, tutto questo porterà alla sua morte e questa consapevolezza gli spezza il cuore. E lo fa infuriare. La prima cosa che fa Gesù a Gerusalemme è marciare dritto verso i cortili del Tempio e cacciare via i mercanti, sospendendo l'intero sistema sacrificale. La sua è una protesta profetica. In piedi, al centro del cortile, grida citando parole pronunciate dagli antichi profeti di Israele. La mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Un covo di ladri? Esatto. Sta citando un passo tratto dal profeta Geremia, il quale, trovandosi nella stessa situazione, al centro del potere politico e religioso di Israele, aveva lanciato la stessa accusa ai leader di Israele, ribelli e corrotti. I leader capiscono il messaggio e cominciano a complottare per ucciderlo. Gesù non si sorprende, anzi, egli aveva organizzato tutto affinché, in qualche modo, tutto accadesse proprio durante la Pasqua ebraica. In questa settimana santa il popolo ebraico celebra l'antica storia di come Dio li avesse liberati dalla schiavitù e invitati a entrare in una relazione fondata sul patto. Gesù usa dunque i simboli della Pasqua ebraica per rivelare il significato della sua morte imminente. Il pane spezzato è un simbolo del suo corpo flagellato. Il vino un simbolo del suo sangue versato, che avrebbe stabilito una nuova relazione di patto tra Dio e Israele. Gesù sarebbe morto per il suo popolo e avrebbe aperto una nuova via. Dopo il pasto, Gesù conduce i suoi discepoli in un giardino per pregare. Lì lotta contro la forza dell'istinto di sopravvivenza umano, che lo spingerebbe a salvarsi la vita, anziché sacrificarla. Ma supera quella tentazione. Ed è qui che i leader religiosi, insieme alle guardie del Tempio, lo trovano e lo arrestano. Ora, in quel tempo, Gerusalemme era governata dall'impero romano. Pertanto i leader del Tempio non avrebbero potuto giustiziare Gesù senza il permesso del governatore romano, un uomo di nome Ponzio Pilato. Inventano quindi l'accusa che Gesù sia un presunto re ribelle e che stia fomentando una rivoluzione contro l'imperatore romano. Pilato chiede a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù risponde: «Tu lo dici». Pilato si rende conto che Gesù è innocente e che non merita di morire. Ma i leader continuano a insistere che è pericoloso e giungono a un compromesso. Pilato libererà un vero ribelle che aveva fomentato tumulti contro Roma, un uomo di nome Barabba, al posto di Gesù. E così l'innocente viene condannato al posto del colpevole. Gesù viene quindi portato via insieme ad altri 2 criminali e inchiodato sulla croce, uno strumento di esecuzione romano. I presenti si prendono gioco di lui. «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso!» Ma Gesù ama i suoi nemici, fino all'ultimo momento, offrendo speranza a uno dei criminali in punto di morte crocifisso accanto a lui. Giunge persino a pregare per i suoi carnefici. «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». A quel punto il cielo si oscura, mentre un uomo assolutamente innocente subisce la morte destinata ad un ribelle. Gesù grida, usando delle parole antiche dei Salmi di Israele: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E così Gesù muore, solo e innocente.